Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con appunto i tarocchi delle dee. Cerchiamo di capire come vi vedono gli altri. Ebbene sì, siete donne single, quindi partiamo già chiaramente da questa condizione e cerchiamo di capire il vostro presente, come vi vedono gli altri, i pro e i contro dell'immagine che in qualche modo voi rimandate agli altri, come vi mostrate nei rapporti con gli altri, che tipologia di legami intrecciate con il vostro entourage, amici, comunque flirt piuttosto che conoscenti o anche ex. Cerchiamo di capire anche se c'è qualche consiglio eventualmente che gli arcani ci possono fornire in riferimento a questo e soprattutto il futuro, l'immediato futuro, ossia questo vostro modo di presentarvi, di mostrarvi, di essere nei confronti degli altri, se può appunto garantirvi un nuovo incontro, comunque il successo in amore. Questo mazzo sapete che è bellissimo, io l'ho già usato anche altre volte sul canale proprio perché ha un taglio ovviamente femminile, quindi permette di analizzare attraverso delle figure mitologiche leggendarie appunto l'immagine che gli altri hanno di voi. In questo momento e in questa stesa a variante unica ci occupiamo ovviamente di chi di voi sia realmente single, quindi non abbia un compagno ufficiale. Ok? Allora, io inizio a mescolare gli arcani come sempre. Ovviamente, come potete aver capito dalla mia spiegazione, utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7 più 1 come dico sempre io, perché in questa stesa e partendo da questa domanda a mio avviso è ovviamente la stesa migliore per sondare un po' il terreno in riferimento ovviamente al vostro presente ma anche e soprattutto al vostro futuro e a ciò che vi circonda e o vi circonderà. Allora, Allora, perfetto. Allora, ok, no, penso di averle disposte bene. Poi tra l'altro sono anche abbastanza grandi, devo dire, le carte di questo mazzo e anche ben visibili. Perfetto. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto il presente della vostra situazione. Allora, qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, la carta del passato. Voi state ripensando al passato. Ragazze mie, siete single? Sì, però ditemi la verità, che c'è qualcuno a cui voi state ancora pensando, eh? Allora, il 6 di coppe rappresenta proprio la nostalgia. Rappresenta anche quei ricordi più belli che noi probabilmente abbiamo in riferimento proprio al nostro passato. State ripensando a una persona in particolare o anche a più persone in particolare che però in realtà vi hanno fatto comunque stare bene
o comunque quelle o quella che vi hanno o vi ha dato le sensazioni migliori. Quindi il passato magari anche lontano, ma comunque più dolce, i ricordi più belli. A volte probabilmente anche vi ritrovate a commuovervi, magari anche a versare qualche lacrima, ma una lacrima, vi ripeto, di tenerezza, di consolazione, anche nei confronti di voi stesse. Questa è Ina, una splendida dea Maori che, come vedete, sta volgendo appunto il suo sguardo verso un orizzonte lontano, ma lo fa in maniera piuttosto serena. Probabilmente di una storia o di alcune storie avete tratto il meglio o avete in qualche modo in memoria solo i momenti più belli, o comunque state cercando di farlo perché avete capito che è importante per andare avanti mantenere un buon rapporto con il vostro passato e quindi anche con la vostra interiorità. Il 6 di coppe rappresenta chi cerca di rimettere mano al suo passato per comprendere anche meglio il presente, quindi state evidentemente cercando una sorta di rifugio spiegazione sulla vostra condizione odierna in riferimento a delle azioni che possono essere state fatte da voi o da altre persone in passato. Quindi state tornando nel passato in questo periodo, con il cuore a volte, con i ricordi, ma anche con la razionalità, quindi state proprio cercando di analizzare il vostro passato, probabilmente cercando di cancellare delle cattive abitudini oppure al contrario di riprendere delle abitudini che a vostro avviso erano migliori. Il passato è comunque fondamentale nella vita di chiunque di voi si sia trovata per il principio di sincronicità ad ascoltare questa stesa, perché è un passato che torna nel presente e quando il passato torna nel presente ha sempre una ragione per farlo. Evidentemente il vostro percorso karmico in riferimento al passato non si è ancora concluso, ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Ma il 6 di coppe potrebbe rappresentare non soltanto un vostro pensiero nei confronti di un passato, bensì anche l'aver rivisto, risentito persone del passato. Quindi potreste aver risentito un vostro ex o comunque una persona che per voi è stata molto cara. O potreste essere ricapitate in ambienti che frequentavate in passato e in cui avete appunto magari conosciuto una persona importante per voi. Comunque in qualche modo il passato sta tornando o è già tornato nella vostra vita. Voi sapete che in tarologia il tempo presente, quello rappresentato da questa carta, in realtà non è un tempo presente tout court, cioè può rappresentare anche un passato ovviamente più recente, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa al massimo, oppure può rappresentare un futuro più prossimo, quindi tra qualche giorno piuttosto che appunto tra qualche settimana al massimo, ok? Quindi potrebbe ritornare qualcuno del vostro passato, rifacendosi sentire, ovviamente creandovi degli scossoni sentimentali non indifferenti, ma non negativi, vi ripeto. Cosa c'è di buono in come gli altri vi vedono? Vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 4 di coppe. Allora, voi avete voglia di cambiare e di ricominciare da capo dopo una serie di situazioni assolutamente inappaganti. Il 4 di coppe rappresenta proprio la noia, ok? Quindi comunque una situazione di appunto insoddisfazione, di magra fondamentalmente, che per voi è stata pesante. Questa è Pandora,
che possiede ovviamente grandi ricchezze, ma che nonostante questo non è felice. Quindi avete vissuto delle situazioni di grande monotonia, delle situazioni di insoddisfazione, di inedia, proprio a livello sentimentale. Parliamo di un 4 di coppe che in qualche modo vi sta spronando nel cercare di uscire da questa situazione di noia per poter appunto esplorare qualcosa di più eccitante. Questo evidentemente viene colto dagli altri, cioè le persone vi vedono pronte in qualche modo a superare delle barriere, quindi pronte ad effettuare dei cambiamenti. Quindi vi vedono come una persona comunque attiva, reattiva, propositiva, comunicativa, come una persona che ha bisogno di leggerezza, una persona che ha bisogno di spensieratezza, una persona che ha bisogno di godere in maniera sana della vita e di non annoiarsi più. Le persone vi vedono come una novità eccitante nella loro vita, come un qualcosa che potrebbe veramente portarli a un grande godimento. Una persona allegra, piacevole, con la quale è anche in qualche modo bello potersi trovare, comunicare. Vi vedono come una persona piena di ottimismo, di umorismo, una persona che può cambiare la loro vita. Ma queste persone non sanno che dentro voi comunque avete una grossa insoddisfazione proprio nei sentimenti, motivo per cui evidentemente siete appunto single, perché non siete fino ad ora state per niente appagate dalle persone che avete conosciuto, con le quali avete intrapreso dei rapporti, perché avete comunque notato in queste persone un'incapacità di rendere brioso un rapporto, cioè voi avete voglia di vivere e di vita, avete voglia di vitalità, perché le persone che avete incontrato nel vostro passato vi hanno spento, proprio come il volto di questa donna. Magari appunto erano persone danarose, appunto come Pandora, magari erano persone, per carità, dall'ottima nomea, uomini assolutamente seri, disposti magari anche ad un certo tipo di rapporto, magari anche stabile, ma comunque persone noiose, che in qualche modo non vi hanno, vi ripeto, dato quella gioia, quel brio di cui invece voi avete bisogno. E questa cosa, cioè questo vostro modo di vedere ad oggi il rapporto, quindi questo vostro bisogno di vivere un rapporto che sia invece pepato, eccitante, anche se magari non molto stabile, viene colto dagli altri, che vi vedono proprio come l'antitesi della noia, della stagnazione. Quindi come una persona che rappresenta una grande eccitazione. Una persona che può portare a delle avventure assolutamente piacevoli. Quindi in realtà siete proprio pronte ad iniziare un qualcosa di nuovo, ma un qualcosa che sia diverso rispetto evidentemente alle persone che avete conosciuto. Perché vi ripeto, vi hanno annoiato, non vi hanno assolutamente soddisfatto, tra l'altro neanche da un punto di vista erotico-sessuale, perché il 4 di coppe rappresenta proprio anche la noia in ambito erotico. Quindi persone che non vi hanno stimolato né la fantasia e neanche più di tanto i sentimenti. Quindi avete bisogno di una ventata d'aria fresca e questo viene colto dalle altre persone. Che cosa avete nel vostro cuore? La carta degli amanti. Allora, ragazze mie, voi siete pronte come ad iniziare un qualcosa di nuovo, perché la carta degli amanti rappresenta l'inizio sicuramente di una nuova storia, ma rappresenta anche una scelta, quindi un bivio. Quindi, nonostante voi comunque siate una persona
single, evidentemente qualcuno, probabilmente del vostro passato, come appunto ci diceva questo 6 di coppe, c'è che vi ronza ancora attorno, ma in questo momento siete sul punto di decidere di cambiare strada per avviarvi verso qualcosa di completamente nuovo. Perché tra l'altro da manuale il 4 di coppe come definizione può avere quella appunto anche di svolta, di decisione, che vada ad interrompere una situazione di stagnazione, quindi in questo caso di solitudine o comunque di rapporti sbagliati e noiosi, pesanti, con persone problematiche. Voi siete stanche di tutto questo e quindi siete pronte ad iniziare qualcosa di completamente nuovo, ad effettuare una scelta. Quindi potreste avere anche 2 o più corteggiatori e potreste trovarvi proprio nella necessità di decidere con quale di queste persone iniziare una frequentazione, oppure con chi approfondire la vostra conoscenza, oppure se appunto cancellare definitivamente questo passato per poter iniziare qualcosa di completamente nuovo. Ma voi avete voglia d'amore, ragazze, 3 carte che parlano d'amore, coppe, gli amanti, Voi avete proprio bisogno d'amore in questo momento, di qualcosa che vi scaldi il cuore ed il corpo, ma vedete, di qualcosa di brioso, che vi porti gioia, che vi porti eccitazione, perché siete veramente molto annoiate, ma questa noia vi aiuterà a fare quel passo che probabilmente sino ad ora non avete mai fatto. Vediamo però gli ostacoli. Il 3 di pentacoli. Allora, la carta della collaborazione in accezione negativa. Allora, il 3 di pentacoli, in questo caso quindi in accezione negativa, rappresenta comunque delle conoscenze, quindi più conoscenze perché abbiamo una carta di grado 3, che però non evolvono esattamente come voi vorreste. Cioè, di persone in realtà gli arcani ci dicono voi ne avreste, però che cosa accade? Che non sono persone evidentemente orientate ad un rapporto come voi lo vorreste, cioè non vogliono in qualche modo scendere a compromessi, appunto collaborare con la vostra, diciamo, metodologia di gestire un rapporto. Sono persone molto probabilmente un tantino deboli, a volte anche un po' codarde, un po' vigliacche, persone un po' troppo infantili che antepongono i loro bisogni, i loro tempi, le loro tempistiche, mettendo da parte ciò che invece vorreste voi. Ecco perché poi vi annoiano. Sono persone a volte anche troppo lente, parliamo di pentacoli. Persone in realtà purtroppo mediocri, che vi ripeto non accettano di scendere a compromessi e che temono di mettersi in gioco. Quindi in realtà, ragazze, non vi siete perse niente, Cioè persone preoccupate, persone che vivono di insuccessi, che illudono, ma per problemi privi di fondamento, quindi in realtà persone un po', vi ripeto, vigliacchette, cioè magari vi possono dare l'input di voler iniziare un qualcosa con voi, ma poi dopo aver lanciato il sasso tirano indietro la mano. Ecco perché questo 4 di coppe. Ora capisco il bisogno che avete di rifiorire come questa Venere meravigliosa. Quindi persone a volte anche con una modalità di tipo manipolativa, persone anche che tendono a raggirare con le parole, che possono provocare dei disaccordi, delle incomprensioni, a volte anche dei litigi. Quindi persone incapaci, vi ripeto, di collaborare, persone incapaci di creare un rapporto stabile con voi.
Attenzione ragazze, eh? Quindi vi ripeto, persone che vi hanno ammorbato, come dice appunto questo 4 di coppe, con problemi inesistenti. L'unico vero reale problema è la loro codardia. Ok? Allora, a questo punto vediamo un po' l'ambiente che vi circonda, se c'è qualcuno che magari in qualche modo possa darvi qualche momento di gioia. Allora, qui abbiamo una carta molto molto bella, qui abbiamo la forza e cioè sì, allora, la forza rappresenta sicuramente la presenza di un individuo assolutamente appunto focoso, un individuo che al contrario è estremamente coraggioso, un individuo dal carattere forse a volte può apparire un po' prepotente, ma in realtà è una persona desiderosa, è una persona a cui voi piacete molto da un punto di vista fisico, da un punto di vista estetico. È l'esatto opposto delle persone che voi avete conosciuto sino ad ora, perché è una persona intrepida, è una persona coraggiosa, è una persona anche influente che grosso modo potrebbe avere tra i 20 e i 40 anni. Quindi è una persona di giovane media età. Potrebbe essere in qualche modo un capo o un dirigente, comunque una persona che ha un certo peso sociale, potrebbe essere anche una persona famosa, per esempio un attore, un cantante, un artista, comunque una persona che ricopre appunto un certo ruolo di successo, che gli viene riconosciuto dai pari. È una persona a cui voi piacete tantissimo, vi ripeto, da un punto di vista estetico, in maniera veramente importante, perché la forza rappresenta la passione, la tenacia, ed è una persona disposta in qualche modo ad iniziare un rapporto con voi, quindi un rapporto costruttivo, una conoscenza reale, quindi una persona sulla quale voi non dovreste assolutamente dubitare, perché è una persona tra l'altro tendenzialmente fedele ed è una persona sincera che potrebbe offrirvi sicuramente anche da un punto di vista erotico-sessuale un appagamento, ragazzi, non indifferente. La carta della forza, tra l'altro, rappresenta generalmente appunto i segni di fuoco, quindi potrebbe rappresentare l'ariete o addirittura anche il leone. E generalmente ha un effetto molto rapido, quindi potreste o già averla conosciuta nel presente, oppure potreste conoscerla al massimo tra una settimana o 2-3 settimane al massimo. Quindi in realtà è una situazione piuttosto veloce. Oppure, vi ripeto, è una persona che già fa parte del vostro entourage. Ok? Sempre però rimanendo nell'ambito delle tempistiche, effettivamente la carta della forza può rappresentare appunto anche l'estate. Ormai ci siamo, di conseguenza potreste conoscere appunto questa persona, vi ripeto, a breve. Potreste conoscere questa persona in un ambiente mondano oppure per esempio a teatro piuttosto che al cinema, oppure appunto in un parco piuttosto che in spiaggia, comunque in un ambiente caldo. Ecco, quindi in realtà vi viene anche già consigliato dagli arcani in qualche modo di fare leva sui vostri punti di forza, perché questa persona ne sarà assolutamente affascinata. Quindi è una persona che o veramente ha già perso la testa per voi o comunque la perderà. Quindi in realtà il vostro ambiente comunque vi può offrire qualcosa di molto molto importante. Quindi qua ci sono comunque delle conquiste e una realizzazione sentimentale importante. Allora, vediamo a questo punto
i rapporti che voi avete intrecciato sino ad ora con le persone attorno a voi. E qui abbiamo la carta del sole. Ragazze, voi rappresentate la ricarica per gli altri, però abbiamo visto che poi gli altri scaricano voi, ovviamente. Voi rappresentate appunto il sole, quindi la bellezza, la gioia, l'allegria. Voi siete praticamente quel momento di brio, di felicità nella vita di una persona. Voi rappresentate Amaterasu, che è la dea giapponese appunto della buona salute, della bellezza, della luce che illumina. Cioè, ovunque voi andiate, obiettivamente, portate veramente quella ventata di gioia e di freschezza di cui comunque queste persone si approfittano. È come se voi andaste ad approvvigionare gli altri, ma in realtà poi voi ne rimanete senza. Cioè, queste persone in realtà agiscono in maniera, ve lo dicevo, codarda, anche egoistica, perché in realtà prendono da voi tutto ciò che voi potete dargli, ma in cambio non danno nulla, perché la carta del sole rappresenta appunto il fuoco dell'amore, il fuoco della passione. Cioè, voi avete comunque tanta iniziativa, voi sapete molto coinvolgere le persone, siete delle donne molto intelligenti, siete anche delle donne molto pulite e leali, perché non in questo mazzo, ma ovviamente nei mazzi più tradizionali, la carta del sole è rappresentata da due gemelli. Quindi in realtà voi avete anche tanta purezza d'animo, proprio come appunto i bambini, e state cercando l'anima gemella. Voi in qualche modo avete cercato in tutte queste persone la persona giusta per voi, ma avete dato tanto, avete dato troppo, e gli altri ovviamente poi chiaramente se ne sono approfittati. Perché voi siete il sole è la nostra vita, il sole dà a noi la vita. Voi avete dato tanto agli altri, qualcosa di cui loro hanno tranquillamente usufruito, ma ci mancherebbe. Però poi loro a voi cosa hanno dato in cambio? Guardate il volto di Pandora. Quindi sicuramente voi in ogni rapporto siete stati l'elemento forte. Siete state l'ago della bilancia. Ecco perché ora voi avete voglia di ricominciare a godere, perché siete stanche di questa tipologia di persone. Ma ci credo. Vediamo a questo punto, in questa posizione, il consiglio che vi viene dato dagli arcani. Allora, qui abbiamo il re di bastoni, ossia rappresentato ovviamente da un punto di vista femminile la triplice dea celtica del fuoco, è Brigitte. Chiaramente è una donna molto saggia, una donna che ha grande rettitudine ed è sicuramente una donna che appunto rappresenta una vera e propria ispirazione per gli altri. Quindi in realtà in questo momento vi viene consigliato comunque di mostrarvi proprio come questa divinità celtica, quindi come una donna che ispira e da un punto di vista assolutamente energetico e passionale. Mostratevi una donna ferma nei vostri principi, una donna pulita, una donna leale, una donna generosa, anche saggia, quindi in maniera assolutamente matura mostratevi agli altri, ma sicuramente come una persona che sa ciò che vuole, perché sia appunto il re di bastoni, ma anche appunto la triplice dea, in questo caso in accezione appunto femminile, rappresenta proprio una donna che ha pieno autocontrollo, una donna che sa ciò che vuole, che quando vuole qualcosa se lo prende o comunque fa di tutto per poterselo prendere. Mostrate chiaramente di voi il lato migliore, ve lo dicevo anche prima appunto con la carta della forza. Guardate, fuoco e fuoco, cercate proprio di illuminarvi e di illuminare la vostra persona con comportamenti, vi ripeto, sani, con comportamenti
comunque equilibrati, ma che mettano assolutamente in risalto quella che è in realtà la vostra personalità. Quindi di donna comunque molto bella, molto affascinante, una donna appassionata, una donna che sa metterci passione in tutto quello che vuole, quindi di nuovo fuoco, ma chiaramente mostrate anche una certa decisionalità, quindi mostratevi forti, coraggiose, non cambiate nulla del vostro carattere, perché se sino ad oggi le vostre frequentazioni, i vostri rapporti non sono andati a buon fine, non è per qualcosa in cui voi avete sbagliato, ma è perché avete trovato persone diametralmente, guardate, opposte a voi. Cioè voi siete delle donne forti e coraggiose, queste persone erano delle persone codarde, infantili. Voi siete mature, queste persone erano disorganizzate e irrisolte. Quindi in realtà avete incontrato persone totalmente diverse da voi, quindi altro che anima gemella, una persona totalmente lontana dal vostro modo di essere e di vivere l'amore e i sentimenti. Quindi persone, vi ripeto, magari anche a livello di età anagrafica molto diverse da voi, quindi persone che non avevano un pieno sviluppo. Quindi in questo caso ovviamente gli arcani vi consigliano di legarvi a persone più simili a voi, a persone che possano in qualche modo avere il vostro stesso fuoco dentro, la voglia di avere, la voglia di volere, di mettersi in gioco, la capacità di vivere l'amore con coraggio, perché questo è assolutamente fondamentale. Ok? Quindi cercate di mostrarvi, vi ripeto, molto costanti, serie, non dico severe, però comunque che in qualche modo avete delle vostre idee e le portate avanti, perché prima o poi arriverà la persona giusta. Vi ripeto, con questa carta della forza, quest'uomo già c'è o comunque ci sarà a breve. Ed è una persona che, guardate, fuoco e fuoco, rappresenta proprio esattamente la vostra anima gemella, quindi una persona coraggiosa, una persona focosa, appassionata, che ama la vita, che ama godere della vita. Quindi completamente opposta anche questa persona rispetto appunto alle persone che voi avete incontrato sino ad ora. Ok? Vediamo dunque che cosa vi aspetta in futuro e qui abbiamo un bel fante. Di nuovo fuoco, ragazze, mamma mia che passione che vi aspetta, fante di bastoni, però quindi ambito erotico sicuramente sessuale non vi mancherà, assolutamente. Allora, il fante di bastoni è una carta, devo dire, molto positiva, perché chiaramente Oi è una dea africana del vento e della tempesta, ovviamente in accezione molto positiva, perché rappresenta appunto una ventata, quello che state aspettando voi, una ventata di energia, di qualcosa di stimolante, di rigenerante, che andrà ad allargare i vostri orizzonti e voi vi lascerete risucchiare proprio da questa energia così impetuosa che finalmente vi garantirà delle ottime notizie. Allora, in questo caso appunto il fante di bastoni rappresenta, ovviamente come tutti i fante, rappresenta appunto delle notizie. Quindi arriverà a breve una notizia attraverso un messaggio piuttosto che attraverso una telefonata, comunque un contatto da parte di una persona, vi dicevo giovane, perché ve l'avevo anche già detto con la carta della forza, tra i 20 e i 40 anni. Difatti appunto il fante rappresenta generalmente una persona che non supera i 30-35 anni, quindi una persona comunque giovane, una persona estremamente affidabile. Molto probabilmente potrebbe anche essere uno straniero, perché proprio il fante di bastoni rappresenta lo straniero, oppure una persona quindi che non ha magari nazionalità straniera ma che lavora all'estero o che comunque viaggia spesso all'estero, ha contatti con l'estero e che vi corteggerà in maniera assolutamente sincera e direi anche quasi ingenua.
ma in realtà è una persona che è dispostissima a legarsi a voi. È una persona che potrebbe anche invitarvi appunto a compiere piccoli spostamenti, quindi aspettatevi, vi ripeto, una lettera, una telefonata, un telegramma, quindi qualsiasi forma di comunicazione social piuttosto che nella vita reale o anche nella vita professionale, perché parliamo di un fante di bastoni, quindi una persona che potrebbe proprio in qualche modo proporvi un ottimo cambiamento. Potrebbe proporvi anche un qualcosa di insolito, proprio perché, vi ripeto, appunto, il fante di bastoni può rappresentare, diciamo, lo straniero, comunque lo straordinario, cioè un qualcosa di diverso rispetto al solito, quindi finalmente qui non ci annoieremo più. Una persona molto indipendente, una persona bastoni, quindi calda, una persona appassionata, una persona che ha voglia finalmente di vivere e che potrebbe rappresentare proprio la scelta che voi potreste andare a fare o che avete già nel cuore di andare a fare. Anche perché in questo caso questa potrebbe essere una persona che per esempio voi già avete in qualche modo attorno a voi, oppure se ad oggi non avete nessuno che comunque ha queste caratteristiche, il fante di bastoni potrebbe arrivare tra l'altro a breve, proprio perché la carta del fante rappresenta sempre delle tempistiche assolutamente, diciamo, piuttosto brevi. È una persona, vi ripeto, molto positiva, è una persona che vi porterà proprio quella ventata di gioia e di felicità di cui voi avete bisogno. Potrebbe essere per esempio un nuovo collega o comunque un collaboratore, qualcuno che si presterà ad aiutarvi, con il quale inizialmente ci sarà per esempio una conoscenza, ovviamente in amicizia, ma poi diventerà una passione assolutamente impetuosa. Questa situazione appunto sarà magari inconsueta, ma sicuramente una persona che ha gran coraggio, perché il fante di bastoni si muove sempre con gran coraggio e soprattutto si muove anche proprio rispetto per esempio agli altri fanti, cioè è chiaro che se fosse venuto un fante di pentacoli vi avrei detto ragazzi attenzione perché potrebbe comunque essere un personaggio che si muove ma un po' lentamente. Il fante di bastoni invece è un fante che si muove assolutamente velocemente, con grande curiosità, non ha paure, quindi è una persona assolutamente coraggiosa e che si farà proprio avanti per vedere se ci sono delle possibilità con voi, cioè una persona che vi vuole scoprire, quindi rappresenta proprio un po', dico io, il dilettante allo sbaraglio del matto, ma ovviamente in accezione positiva. Quindi è una persona che vi sorprenderà e la cosa vi farà anche molto piacere. Stiamo chiaramente parlando di un fante di bastoni. Di conseguenza parliamo comunque di una persona che potrebbe appartenere ad uno dei tre segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Ve l'avevo già detto, che con questa carta appunto della forza qui c'è qualcuno con tanto fuoco, ve l'avevo detto Ariete e Leone, di nuovo qui me lo ribadisce aggiungendoci anche appunto il Sagittario, oppure potrebbe avere un ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni, per esempio potrebbe avere la Luna e Venere rispettivamente in Leone e in Ariete, ok? Quindi se avete modo comunque di conoscere la sua data di nascita e in qualche modo di consultare le effemeridi, provate a notare dove questa persona ha Luna, Venere, Mercurio e Marte. Ok? Sono i pianeti che strutturano principalmente, diciamo, la nostra personalità, oltre che ovviamente il Sole e l'ascendente. Ok? Quindi sì, qui c'è un'ottima novità, una novità veramente molto positiva, vi ripeto anche come tempistiche, tra l'altro assolutamente, qui siamo in tempi assolutamente brevi, potreste addirittura già averla attorno a voi questa persona, potrebbe già far parte del vostro entourage, oppure vi ripeto una persona che vi arriverà a breve. Ed è una persona con la quale finalmente vivrete proprio quel rapporto spensierato, ragazze, di cui però obiettivamente avete bisogno, perché qui effettivamente
Se no, se ovviamente siamo dietro a queste persone del vostro passato, chiaramente si va un po' troppo per le lunghe, nel momento in cui chiaramente voi vogliate vivere una situazione comunque briosa, una situazione che vi garantisca comunque gioia e felicità. E in questo caso, appunto, con questo meraviglioso fante di bastoni avete veramente una grande opportunità e finalmente voi non sarete più la ricarica delle persone o di una persona che andrete a conoscere, ma questa persona finalmente per la prima volta probabilmente ricaricherà lui voi. Quindi questa è sicuramente una conoscenza che vi servirà. Vi ripeto, anche un po' diversa dal solito, magari potrebbe proporvi appunto degli incontri diversi dal solito, ma vi posso assicurare che questa situazione vi farà più che bene, perché voi non vi annoierete più, che poi è un po' appunto quello che chiaramente vi siete chieste sino ad ora, che stavate aspettando, ovviamente giustamente. Di conseguenza, ragazze, buon incontro e buona fortuna.